Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, pronti e pronte per immergervi in un altro video su Bologna? O meglio, sulla street art e graffiti writing in Bologna? E vai, entusiasmo proprio alle stelle, si vede. Dai, iniziamo! Oggi partiamo subito da un simbolo per l'arte urbana, che è il ponte e la ferrovia. Passiamo dal ponte di via Stalingrado, che è uno dei ponti più trafficati della città. Una piccola parentesi sul tema ponte, che è una cosa che a me piace tantissimo. Quando i ponti passano sopra la ferrovia, sono un link di congiunzione fra due lati della città, che spesso si evolvono in maniera diversa, perché la ferrovia spezza in due le città. Quindi non è raro trovare magari il centro che si è sviluppato in un certo modo e la parte periferica, che solitamente è dall'altra parte della città, dove c'è multiculturalità, trolley che passano. Dicevo, c'è multiculturalità, ci sono magari botteghe di quartiere, tutte queste cose qua. Ho parlato di questo tema anche a Bergamo, perché Bergamo è diviso da una ferrovia, c'è proprio questa differenza fra una parte e l'altra. Se non hai visto i video, vai a vedere, durano 10 minuti. Poi c'è la mia esorbitante, esagerata, devastante simpatia, quindi perché non vederlo? E adesso poi proviamo a fare una cosa complicata, cioè voglio mettere uno sticker qua, ma non è facile perché è molto in alto, quindi ora appoggio la camera e mi ammazzo. Vabbè, non è servito sempre. Ma vi ricordate cosa è successo l'ultima volta che sono passato su un ponte del genere? Ho perso il cappello in ortica, quindi ora me lo tolgo. Alla fine del ponte di via Stalingrado, che mi hanno appena detto che si chiama Ponte di Mascarella, quindi siccome io accetto con piacere le correzioni, lo dico, si può rientrare e si va verso via Zago, che c'è una grande hall of fame e ci sono anche dei muri che bisogna andare a vedere quando si passa da Bologna. Perché? Sono muri che hanno una grande importanza storica, poiché là sopra si trovavano alcune delle opere di blu che sono state distrutte qui a Bologna quando dal nulla la municipalità ha cercato di staccare le opere dei muri per inserirle all'interno dei musei. Ne ho parlato anche meglio nell'altro video, quindi nel caso tu non l'abbia ancora visto, vai a vederlo. Cioè, mi ha detto tra me e voi quanto sono belli i muri così con i blockbuster gigantoni, sti letteroni devastanti. Troppo fighi. Comunque alla fine dove sono? Sono nel quartiere San Donato, che è un quartiere nella zona nord di Bologna e che è un bellissimo spaccato della città di Bologna, perché da tanto tempo, forse ora meno, c'è questa narrativa per cui Bologna è una città a grandezza d'uomo, o meglio a misura d'uomo, in cui ci si muove in bicicletta, si vive la vita di quartiere, tutte queste cose anche in centro città. Io ho sempre apprezzato questa cosa, ma già qualche anno fa mi dicevano che non è proprio così. Le cose stanno cambiando, quindi abbiamo gli affitti che si alzano, il costo medio della vita che si alza, trasformando la città a misura d'uomo in una città che è quasi invivibile. San Donato quindi fa parte di quel gruppo di quartieri al di fuori della cerchia del centro città che sta adottando le varie famiglie, i vari studenti che non vogliono scendere ai compromessi capitalistici a cui è sceso il centro città e che ha reso quindi la vita impossibile. Beh, neanche a dirlo, la via principale qui è via San Donato, che raggiungeremo però alla fine della camminata. Adesso andiamo a cercare street art.
cambiamento dell'ultimo momento per fare la rima. Tornerò più tardi a vedere i muri che mi mancano a San Donato. Sono tornato verso il centro, sto passando per una vietta che c'è dopo un ponte per andare a vedere un muro di Erika il cane che si trova qua vicino. Qua vicino è un parolone, visto che ho già sbagliato via 3 volte. Vediamo se ce la faccio. Ho fatto un piccolo pit stop al mercato Sonato perché l'ho convinto fosse aperto, in realtà non è aperto, però posso comunque vedere il muro fuori. Spoiler, ho letto che dovrebbe essere rigenerato, riqualificato, secondo me non c'è nulla da riqualificare, però dovrebbero cambiarne l'estetica esterna per fare una cosa più gentrificata, per usare un termine corretto, però non ne sono sicuro. Il quartiere San Donato mi sta piacendo, mi sto muovendo tranquillamente, c'è un bel po' di verde, ci sono degli spazi urbani, ci sono un po' di muri. Ora sto andando verso l'ultima piazza di questo giro, ma attenzione che non è la fine del video, perché ora farò i saluti ma poi aggiungo altre cose. Questa piazza si chiama Piazza Spadolini e lì, non so se c'è ancora onestamente, però un tempo c'era un muro di fase 2, quindi io comunque ci passo. Detto questo ti lascio a tutta una serie di immagini. Io sono Disagian, mi puoi trovare su disagian.it o come Disagismi Urbani. Se il video ti è piaciuto metti un commento, metti un like, iscriviti, l'importante è che fai qualcosa, no? Ciao! Il muro era di fase 2, questo è Dado, writer famosissimo da tanti anni che lavora sui muri. Questa è l'evoluzione dei suoi lettering, non sono più piatti o tridimensionali ma diventano di forma sferica, quindi c'è uno studio esagerato dietro. Sul suo profilo di Instagram mi sembra che ha messo dei video in cui spiega tutto il processo creativo, è una cosa secondo me da guardare.